Ciao a tutti e bentornati, io sono Flint e oggi andiamo a vedere assieme come settare al meglio il pannello Nvidia. Il video sarà suddiviso in due parti, la prima per i benchmark e la seconda per il gaming, perché impostando i diversi valori a settaggi diversi otterremo più prestazioni a discapito della qualità grafica che appunto interesserà il lato benchmark per ottenere uno score maggiore, o al contrario otterremo una grafica migliore a discapito di una perdita di FPS che può essere sia lieve che anche molto importante. Allora direi di iniziare subito mostrandovi come accedere al pannello Nvidia e di partire con il lato benchmark, quindi andare a modificare assieme tutte le voci che ci permetteranno di ottenere uno score maggiore come nei classici benchmark 3D. Il più famoso o comunque il più utilizzato è 3D Mark, Firestrike o semplicemente Heaven 4.0, che è quello che mostreremo oggi. Allora spostiamoci sul desktop e tramite il mouse e il tasto destro per i possessori di scheda video Nvidia appunto ci sarà la voce pannello di controllo Nvidia. Selezioniamola ed entriamo dentro il pannello. Una volta entrati, sulla sinistra avremo tutto un elenco di varie impostazioni alle quali potremo accedere per modificare o settare al meglio a seconda delle nostre preferenze il pannello. Nella prima, la regola delle impostazioni dell'immagine, troveremo un setting molto basilare che per gli utenti proprio alle prime armi e i meno esperti sarà facile da utilizzare e preferibile, anche secondo me. Molto semplicemente spostandoci da prestazione a qualità avremo la preview della modifica dei settaggi del pannello. Chiaramente se siamo un gamer a cui piacciono i grandi effetti, le esplosioni belle dettagliate oppure semplicemente l'erba super curata e tutto quanto, andremo a scegliere qualità. Se invece siamo un gamer che gioca FPS molto elevati di frequenza, di aggiornamento, di refresh, o è molto competitivo, quindi non interessa la grafica ma interessa vedere subito il nemico e tutto quanto, ci sposteremo su prestazioni e cliccheremo il pulsante applica. Prestazioni si potrà usare anche per chi vuole fare semplicemente una run di un benchmark 3D e compararsi tra gli amici per vedere quale delle due schede va effettivamente di più. Andando più nel dettaglio, possiamo benissimo spostarci sulla seconda voce, gestisci le impostazioni 3D. Qui avremo due finestre. La prima è un'impostazione globale che si applica a tutti quanti i file e a tutte quante le applicazioni installate su Windows. Quindi andare a modificare una voce qui significa modificarle su tutti i programmi. L'altra invece è impostazioni programma, che sinceramente la preferisco, perché ci permette di impostare i vari settaggi per ogni applicazione a cui vogliamo dedicarci, nel senso, io voglio fare un benchmark Even 4.0, benissimo, entro qui, seleziono Even 4.0 e vado a modificare le impostazioni in modo tale da ottenere maggiori FPS, tralasciando del tutto la grafica. 2 minuti dopo voglio farmi una partita a GTA 5? Non c'è problema, senza dover resettare nulla. Avendo già precaricato il profilo e salvato applicandolo nel programma, lui automaticamente caricherà le impostazioni per poter giocare al meglio a GTA come si è deciso prima. Adesso andiamole a vedere nel dettaglio. Io qui sono già nella finestra di Even 4.0. Se non doveste trovare il programma automaticamente, potete benissimo cliccare il tasto aggiungi e tramite il pulsantino sfoglia andare a ricercare la vostra cartella specifica del programma. Ricordo, queste qua sono impostazioni per poter ottenere il massimo degli score a pari di frequenza, a pari di tutto, semplicemente lato software. Quindi, senza toccare nulla, avremo un incremento dello score grazie alle modifiche di questi parametri. Partiamo dal basso, velocità di aggiornamento preferita. Allora, la più elevata disponibile possiamo benissimo selezionarla. Piccola parentesi, per chi possiede monitor G-Sync è assolutamente necessario disattivare il G-Sync quando si effettua un benchmark, perché questa funzione, se attiva,
ci capperà di brutto e facendoci fare uno score terribile. Quindi è chiaro che bisogna disattivarla. Detto questo, procediamo. Sincronizzazione verticale, direi che si può disattivare. Ottimizzazione col thread, la attiviamo. Ottimizzazione elaborazione. Allora, io non ho trovato grandi differenze di score tra l'attiva e la disattiva, quindi la potremmo anche lasciare automatica. Voi potete fare le vostre prove e ovviamente modificare questi parametri per come vi trovate meglio, senza ombra di dubbio. Numero massimo di frame pre-renderizzati, da 2 a 4 cambia relativamente poco. Modalità di gestione dell'alimentazione, assolutamente preferisci le prestazioni massime, perché questo ci permette di poter avere sempre il massimo in qualunque momento della scheda video, anche nei cambi di scena, quindi non avremo quei pochi millesimi di secondo dove la scheda scende giù di frequenze e risale facendoci perdere qualche score. Filtro struttura, qui metteremo prestazioni elevate. Filtro struttura, ottimizzazione trilineare attiva, ottimizzazione campione attiva e niente, questo è il profilo. Una volta che l'abbiamo scelto e ricontrolliamo bene che sia per Engine Heaven il benchmark che vorremmo fare più tardi, cliccheremo applica. Aspettiamo qualche secondo e lui avrà applicato tutto. Adesso possiamo senza problemi spostarci su un gioco, in questo caso ne prendo il primo a caso che è The Forest, e qui vedremo che il profilo non è stato modificato, cosa che sarebbe avvenuta se avessimo fatto tutto in impostazioni globali. Quindi qui andiamo a modificare profilo per profilo. Qui vale lo stesso di prima. Possiamo benissimo mettere prestazioni elevate, impostazioni G-Sync attive se vogliamo stare con il G-Sync visto che è una sessione di gaming e tutto quanto, oppure possiamo, come parlavo prima di competizione online, possiamo sparare tutto al minimo, tutto ciò che riguarda la qualità, e sparare tutto al massimo ciò che riguarda le potenze effettive del nostro hardware. Allora ragazzi, questo era il pannello di controllo Nvidia. Fatemi sapere qua sotto se avete effettivamente trovato qualche beneficio. Adesso vi lascio uno score di Heaven lanciato prima stock, quindi col pannello appena installato dai driver, quindi senza nessuna modifica, e il secondo benchmark sempre su Heaven lanciato con le modifiche che abbiamo visto qui nel video su Heaven 4.0 applicate al pannello Nvidia, così da mostrarvi come tramite qualche piccolo setting è possibile aumentare gli score o la qualità grafica senza andare a toccare le frequenze delle schede video, che magari per un fatto di temperature o perché abbiamo già applicato un profilo di overclock al limite per il chip fortunato o meno della scheda, e così da ottenere qualcosina in più col minimo sforzo. Allora ragazzi, avete visto che la differenza effettivamente c'è, è facilissimo mettere mano al pannello Nvidia e se ci fossero problemi è un attimo tornare indietro, ve lo faccio vedere subito. Ad esempio noi eravamo su Heaven, eccolo qua, e tramite il tastino qui a destra ripristina con il logo piccolo Nvidia, potremo tornare semplicemente alle impostazioni stock. Quindi assolutamente nessun pericolo. Qualcosa va storto oppure impostiamo male, non ci piace tutto, ripristina e torniamo sempre come prima, senza alcun problema, senza alcun rischio. Io vi dico semplicemente provate e divertitevi. Io sono Flint e vi ringrazio per aver visto il video. Spero ci vedremo anche nel prossimo. Ciao a tutti ragazzi.